Cosa è mancato per mettere quella ciliegina sulla torta? Bah, guarda, vincere un mondiale o non vincere un mondiale molte volte dipende da momenti, contro chi ti scontri. Io conosco un sacco di piloti che andavano, alcuni piloti che quando li ho incontrati andavano decisamente più piano di me e poi hanno vinto il mondiale. Ne conosco anche alcuni che andavano più piano di me e che più forti di me che non l'hanno mai vinto. Quindi non è una questione di cosa manca o cosa non manca. Un pizzico di fortuna sicuramente ci vuole, un pizzico di sfiga in meno anche, ma soprattutto io credo che a me è mancato molto, e me ne sono accorto purtroppo troppo tardi, che per fare un risultato non basta il pilota. Per vincere un mondiale non basta il pilota. Ci vuole anche un team molto valido che sappia fare le cose in pista e che sappia mettere tranquillità al pilota, eccetera, eccetera. Io questa cosa qui l'ho sempre sottovalutata molto e ho sempre pensato che se uno perdeva la colpa era sua, di nessun altro. Quando io ho corso con l'Aprilia all'inizio, la squadra la mettevo in piedi io. Quando facevo il privato, la squadra la mettevo in piedi io. Quando ho corso con la Honda ufficiale nell'89, ufficiale per modo di dire, comunque quelle Honda buone che vendevano, che non vendevano, che affittavano in leasing, quella come per esempio ho usato 2 volte Cadalora, con la quale ha vinto 2 volte il mondiale. Io ho corso nell'89 con una di quelle, ho fatto un team con degli amici, il team era mio, ho fatto un team con degli amici senza pensare che, anche per risparmiare qualcosa, perché insomma non ho mai navigato nell'oro, e pensavo che non era importante avere un capo tecnico che guardasse cosa facevano i meccanici, bastava avere un paio di meccanici di cui ti fidavi, ognuno teneva la sua moto. Poi quando sono approdato all'Aprilia nel 91 e sono entrato nella squadra di Rossano Brazzi, e invece mi sono reso conto della profonda differenza che c'è ad avere un team dietro importante e che sappia fare le cose, che sappia organizzare i test privati, che sappia mettere in fila tutto, piuttosto che invece una serie di amici che magari fanno anche qualche cavolata e che ti lasciano e che ti fanno lasciare qualche gara in giro. Secondo me questa è la cosa più grave. Perché erroneamente molti pensano che sia uno sport individuale, invece in realtà il pilota è il 50% del risultato, perché l'altro 50% si fa ai box, per quanto mi riguarda, per quello che ho potuto vedere proprio in maniera diretta. Tra l'altro con l'Aprilia tu debutti nel 91, ma nel 92 già fate un bellissimo risultato, che è vice campione del mondo con la 250. Beh, io debutto nel 91 dopo aver corso per loro nell'85, nell'86, nell'87, nell'88. Ho fatto solo un anno di salto in Honda, perché nell'87 abbiamo vinto la prima gara e avevamo una moto molto competitiva a livello di prestazioni, ma un po' fragile nell'87. Nell'88 siamo passati al motore V, la prima volta che si montava il motore progettato in Aprilia e non un Rotax, e le aspettative erano molto alte. Invece il progetto non era eccezionale, la moto andava forte ma la ciclistica non funzionava bene come quella dell'anno prima, per cui i risultati furono modesti, molto più modesti del previsto. Noi pensavamo di poter lottare per vincere. Per cui alla fine dell'anno l'Aprilia si era stufata di Loris Reggiani e Loris Reggiani si era stufato dell'Aprilia. L'HB, che era uno sponsor importante all'epoca, mi propose la possibilità mi avrebbe pagato le Honda, diciamo così, quelle Honda ufficiali. Io avrei dovuto fare il resto, metterci il team, i ragazzi, il camion, la struttura e il team, e fare le gare, quindi tutti gli sponsor che avevo extra e fare le gare. Io pensavo che con quell'Honda lì avrei potuto vincere facilmente. Loro pensavano che con De Radiguet al mio posto avrebbero potuto vincere facilmente. È andata male per tutti e due, per cui l'anno dopo ci siamo ritrovati insieme
ci siamo riaccordati, non subito ufficiale, perché il primo anno l'ho fatto con Gallina, sempre col team con la HB come sponsor, e poi dall'anno dopo invece mi hanno preso dentro a fare il pilota ufficiale con Rossano Brazzi. Per tornare alla tua domanda, scusami, nel 92 la moto era molto competitiva, per cui siamo riusciti a fare dei bei risultati, insomma, poi però dall'altra parte c'era un Cadalora che era incontenibile. Poi io sono partito con un grosso incidente fatto negli ultimi test di prove libere invernali a Jerez, per cui le prime 3 gare extraeuropee non ho praticamente portato a casa punti, mentre Cadalora le vinse tutte e 3. Quindi poi dopo c'erano rimaste 8-9 gare o 10, non mi ricordo, ma il suo vantaggio era esagerato. Io ho rosicchiato, mi sembra, durante la stagione 7-8 punti, ma non c'è stata storia. Lui vinse 6 Gran Premi quell'anno lì, io ne vinsi 2 soli, feci molti podi, sì, recuperai qualche punto, ma non fu sufficiente. In quegli anni si entrava da ragazzi e si usciva da uomini nel percorso che si affrontava all'interno del motomondiale. Tu da uomo cosa ti sei portato dietro quando hai finito la carriera agonistica? Allora, io devo smentirti un po', perché per me invece dal lato umano è un problema fare uno sport come quello. Ti spiego cosa voglio dire. Quando cominci a fare un certo tipo di risultato e comunque fai il mondiale, entri in un mondo che non c'entra niente col mondo reale. Tutti ti stanno a sentire, qualsiasi cagata dici ti danno retta, le donne quante ne vuoi, se hai bisogno di qualcosa non dico che te lo regalano, però chiunque cerca di farti degli sconti o comunque ti prestano la macchina perché vogliono che tu vada in giro con la loro macchina. Vivi in una vita che non è reale, come dicevo prima. Quindi non cresci. Quindi ti svegli dopo 16 anni di mondiale, smetti di correre e dal giorno dopo ti ritrovi proiettato in un mondo che non conosci. Sei spaesato. E io sto parlando di me che ho cominciato a correre a 18 anni, quindi fino a 18 anni poi ho dovuto lavorare per comprarmi la moto, per cui un po' di gavetta l'avevo fatta. Immagino questi ragazzi di adesso che invece cominciano a correre a 6-7 anni, perché i genitori li portano in giro, gli comprano il camper, gli fanno di tutto e poi dopo quelli che vanno forti cominciano subito a fare il mondiale a 15-16 anni e vivono una vita così. Mi immagino loro come ci devono rimanere quando smettono di correre. Quindi io mi sono portato dietro questo da quegli anni lì, il fatto che a 35 anni ho smesso di correre e mi sono dovuto rimboccare le maniche per cercare di capire per i primi 2-3 anni, 4 anni come funzionava il mondo reale. Ci si rimane male, quello che dici non ne frega più niente a nessuno, le donne ritorni a essere una persona normale, non più Alain Delon come pensavo di essere. Sì, è un'altra cosa, è una brutta sensazione. È come vivere in una palla di vetro praticamente. Sì. Poi però sei uscito fuori e inizia l'altra tua carriera, quella da commentatore tecnico, prima per Rai e poi per Mediaset. Come ti ci sei ritrovato nei panni del cronista? Mi hanno chiamato, ero in quella fase in cui non sapevo come andare avanti o cosa fare o della mia vita. È stata un'altra botta di culo, perché quando mi ha chiamato Federico Urban per chiedermi se volevo fare con lui il commentatore tecnico in Rai, Madonna, sì, facciamolo, non sapevo cosa fare, ben volentieri. Poi la Rai ha mollato, anzi prima io ho mollato perché non mi piaceva tantissimo, insomma, dopo 2 anni poi non mi ero trovato benissimo, ho mollato io, ho mollato loro, credo che fosse reciproca la cosa. E poi dopo quando è subentrato Mediaset, la stessa cosa, mi ha chiamato Alberto Porta perché era successa una cosa, anche io ho avuto un'altra botta di culo, che loro avevano cercato Cadalora gli aveva detto sì vengo, quindi non si erano più preoccupati, erano tranquilli, lo aspettavano per fare il contratto, sì vengo, l'ha rimandata tanto fino a 15 giorni prima della prima gara che gli disse che non sarebbe andato, che aveva cambiato idea, per cui di corsa non sapevano più cosa fare e Alberto Porta si ricordò che io l'avevo fatto per qualche anno prima per la Rai, che non avevo fatto poi così schifo, per cui ha pensato di chiamarmi dicendomi il loro problema in
impellente chiedendomi se volevo farlo. A me andava bene e con loro sono andato avanti 10 anni, tanti. Loris, ti faccio una domanda. Hai incontrato e tu hai corso contro grandi campioni. Quello che ti era più indigesto? Quello che mi sta più sulle scatole in assoluto è Biaggi, di sicuro. E poi all'epoca Cadalora, perché ma quella era una rivalità sportiva più che altro, che poi dopo si trasportavano, non era un sentimento umano, cioè non era una cosa vera, era più riportata. Poi dopo sai, i media che ci marciano perché guarda, lui ha detto che, allora si era amplificata questa cosa che è sparita completamente nel momento in cui abbiamo smesso di correre entrambi. Adesso quando ci vediamo ci facciamo la festa, siamo contenti di vederci, siamo contenti di sparare due cazzate insieme, ecco. All'epoca ci stavamo veramente molto sulle scatole. Io sono sempre andato d'accordo con tutti, non mi ricordo altri, ecco. Quindi ti chiedo, allora, o la conferma o la smentita, se puoi darla sempre. È vera la storia che tu non volevi firmare contratto con Aprilia se avessero fatto il contratto a Biaggi? Di quella storia lì c'è una parte di verità, non è stata detta tutta, però la lascio così. Ah, la lasci così, non dai lo scoop a Crazy Motor Life. No, queste cose le lascio ad altri. Ok, vabbè, era solo per sapere, quindi c'è una parte di verità e una parte che invece è rimasta omessa per diritto di cronaca, diciamo, fa più vendite così. Sai, i fossi sono sempre fatti da due rive, no? Le campane sono sempre diverse. E a parte che ha tirato fuori Pernat, che in quanto a memoria fa acqua da tutte le parti, ha parlato di cifre che avrebbe dato a me, che insomma mi manca un po' di soldi, gli telefonerò per chiedermi dove li ha messi, e ha parlato addirittura nel suo libro, questa mi fa veramente ridere. Nel suo libro ha scritto che George Harrison gli avrebbe chiesto un autografo su un circuito a Silverstone in un anno e che era già morto da 10 anni. Ha la memoria un po', cioè, si confonde un po' di cose, ecco. Non so se forse non era Harrison, era qualcun altro, oppure se non era giusto l'anno. Penso che non fosse giusto l'anno. Loris, per 10 anni lavori per Mediaset. Sì. In molti, ti devo dire, sono convinti che tu sia stato mandato via da Mediaset per un comportamento molto di parte nei confronti di Rossi, quando in realtà, andando a leggere le tue interviste, si scopre che sì, come italiano e come pilota riconoscevi il valore di Rossi, ma hai lasciato Mediaset tu proprio per l'esatto opposto.